Ciao, sono Laura Galluzzo, sono un'assegnista di ricerca del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano. Faccio parte del gruppo Polimidesis Lab, ci occupiamo di design per l'innovazione sociale e la sostenibilità. In particolare i progetti di ricerca di cui mi occupo hanno come focus gli spazi come attivatori di pratiche sociali. Insegno anche alla scuola del design come docente a contratto nei corsi di laurea di design degli interni e Product Service System Design. Ho studiato qui al Politecnico, mi sono laureata in design degli interni con una tesi di scenografia televisiva con Luciano Cresti. Poi ho fatto un dottorato di ricerca sul tema dell'abitare temporaneo con Luisa Collina e ci siamo occupati in particolare di un progetto di ricerca legato all'Expo Village. Abbiamo progettato gli interni e i servizi per 400 appartamenti per le delegazioni straniere che hanno partecipato all'evento di Expo 2015 qui a Milano. Negli ultimi anni ho seguito diversi progetti di ricerca, adesso vi parlerò di 3 in particolare che hanno in comune appunto l'avere come focus la trasformazione di alcuni spazi come luoghi di aggregazione e di inclusione sociale. La prima ricerca di cui vi parlo è Campus. L'ho seguita dal 2014 al 2016, è un progetto di ricerca locale finanziato dal Polysocial Award. È un progetto multidisciplinare che abbiamo portato avanti col Dipartimento di Design, il DASTU e il DIG. Era composto da 4 azioni, una legata agli orti comunitari, una al social TV di quartiere, un terza legata ad un padiglione itinerante che ospitava le attività svolte dalle associazioni di quartiere e una quarta attività svolta dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale sulla sostenibilità economica delle 3 precedenti azioni. Il focus del progetto Campus era proprio quello di creare delle sinergie, delle relazioni proficue tra il campus universitario e il suo territorio circostante. In particolare il campus di Bovisa in via Durando è la zona 9 del Comune di Milano. Per questa ricerca mi sono occupata in particolare del primo work package, quello degli orti comunitari. Partendo dall'esperienza di Coltivando, l'orto conviviale al Politecnico di Milano, abbiamo stilato delle linee guida per la coprogettazione e corealizzazione degli orti comunitari da consegnare al Comune di Milano. Per fare questo abbiamo sviluppato diversi orti comunitari in zona 9, uno di quartiere in Bovisasca e altri 2 orti didattici presso 2 scuole del quartiere Bovisa d'Ergano. Con gli abitanti, le associazioni e le scuole abbiamo svolto diversi workshop di coprogettazione e quindi infine abbiamo realizzato gli orti. Gli orti comunitari non sono quindi solo dei luoghi di produzione, ma diventano dei luoghi dove si possono svolgere delle attività di coesione e inclusione sociale attraverso la progettazione partecipata, quindi con le comunità che poi si occupano effettivamente di vivere questi spazi. Questo percorso complesso ci ha portato al raggiungimento degli obiettivi della ricerca, ma ci ha portato anche ad un risultato finale che è stato quello della vittoria del 25° Compasso d'Oro, grazie a questo progetto coordinato da Davide Fassi. In parallelo nel 2014 ho cominciato a seguire un'altra ricerca, Human Cities, una ricerca europea quadriennale il cui sottotitolo è Challenging the City Scale. È la terza edizione di un progetto di ricerca finanziato dal Creative Europe Program. Insieme ad altri 11 partner abbiamo indagato, analizzato il ruolo dei cittadini attivi nel reinventare gli spazi pubblici urbani. In particolare abbiamo portato avanti in 11 città dei progetti locali, quindi di nuovo con le comunità di quartiere che sono state coinvolte in percorsi di coprogettazione e in particolare qui a Milano abbiamo lavorato su una piazza nella periferia sud-ovest di Milano chiamata La Piana. Uno dei workshop che abbiamo svolto insieme ad Atir Teatro Ringhiera, che aveva lì la sua sede, insieme alle associazioni di zona, è stato quello di creare realmente realizzare un'insegna con il nome La Piana, in quanto questo luogo non aveva un cartello con il proprio nome. Quindi abbiamo pensato, insieme anche agli altri partner europei, di realizzare questo segno e di lasciarlo come un'eredità tangibile del lavoro fatto insieme. Nell'ultimo anno mi sono occupata anche di una ricerca legata al tema dell'ospitalità, che quindi si ricollega un po' alla ricerca che avevo portato avanti durante il mio dottorato di ricerca
quella dell'Expo Village, e mi sto infatti occupando delle residenze del Politecnico di Milano. È una ricerca commissionata dall'area tecnico-edilizia e dall'ufficio residenze del Politecnico di Milano per lavorare sul servizio, sugli spazi e sulla comunicazione legata alle residenze dell'Ateneo. In particolare ci occupiamo di diversi livelli di comunicazione, la comunicazione istituzionale, la comunicazione interna alle residenze e quindi tra gli ospiti, la comunicazione ambientale e spaziale e infine anche la comunicazione con il resto del quartiere, quindi con la zona e il territorio che ospita le residenze. Come si può evincere dalle ricerche che ho presentato, il fil rouge che le lega è quello proprio della trasformazione degli spazi in luoghi di aggregazione sociale. Non importa che sia una piazza, un campus universitario, una residenza o un orto comunitario, ma tutti questi luoghi possono essere trasformati in community hub, incubatori di pratiche sociali, in luoghi di aggregazione per ospitare dei processi di partecipazione dal basso. Un altro aspetto che caratterizza il nostro modus operandi è l'integrazione fra didattica e ricerca. Queste ricerche infatti vengono portate avanti con i docenti, i ricercatori e gli studenti, insieme, come ho già detto, alle comunità locali, alle associazioni di zona e alla pubblica amministrazione. Un aspetto che amo molto della ricerca e delle ricerche che conduco è il fatto che ci sia un impatto e una ricaduta sociale tangibile. A volte si pensa che la ricerca sia fredda, astratta, teorica. In questo caso, nelle ricerche che portiamo avanti, si può vedere facilmente l'impatto che hanno sulle comunità e sul territorio in cui si opera. L'oggetto che ho portato con me è una noce, o meglio, più noci. La noce, più che un oggetto, è un frutto. Non l'ho portato solo per la bellezza e la perfezione delle forme naturali, ma perché nel primo anno di vita di mio figlio è stato il suo oggetto preferito. Diego è riuscito a trasformare, a farmi vedere un frutto in un altro modo, no? Da un'altra prospettiva. E credo che questo shift, questo movimento, questo cambiamento di punto di vista sia quello che sta dietro all'innovazione e quindi uno degli obiettivi principali di chi fa ricerca.